Ciao popolo, come si dice, mai dire mai. Avevo detto che nel 2024 solo affilature vere, reali, le mie affilature, niente più lezioncine, far vedere questo o quell'altro, però mai dire mai. Ieri mi sono arrivate delle nuove pietre, per cui adesso le devo provare. Comunque, come al solito, tutto dopo la sigla. Eccomi qua, intanto io mi finisco di sistemare, che come al solito non preparo mai niente. Video all'alba, noi vecchietti dormiamo poco. Allora, voglio andare veloce perché voglio provare tre tomo. Sì, perché oggi voglio non parlare di tomo perché ormai chi mi segue sa tutto, non devo più dire niente a nessuno, siete tutti diventati bravissimi. Allora, intanto mentre chiacchiero, andiamo subito sul piano di lavoro. Questo è il pacchettino che mi è arrivato ieri. Queste due per adesso ve le faccio solo vedere, ma non le proveremo. Queste sono due pietre di strato tomae, per cui me le voglio gustare per bene, scusate, poi al limite sarà un altro video. E queste sono tre tomo di chiaramente granulosità diversa, per cui da una più grossolata, da una Monsanto a una grossolata, ho detto grossolana, è chiaro, un medio, una pietra di medio grit, anche se lo sapete che ormai io dico grit tanto per farvi capire, ma non si può parlare di grit sulle naturali, meglio ristabilirlo ogni volta, ribadirlo ogni volta. Questa è una Takashima e una Tomo, diciamo, da finitura, una Shobutani. Come vedete sono appena arrivate, sono ancora belle incartate, visto che sono tre poche ciance, magari chiacchiero mentre le preparo. Allora, chiaramente partiamo con una pietra base. Apro e chiudo parentesi. Oggi rasoio sacrificale, oggi col dollaro, perché chiaramente le prove non si fanno sui rasoi buoni. Eh, quindi cominciamo con la pietra a basso grit, chiamiamolo così, con la più grossolana. Qui dovremmo stare sui 1000, massimo 2000, parliamo sempre di equivalenze. Cioè, questa pietra dovrebbe lavorare come una sintetica, per capirci, a similitudine di una sintetica con un grit stimato, un grit, anzi sulle sintetiche non c'è la stima, c'è il grit vero, un grit di massimo 2000. Eccola qui, pure carina, vediamo se riesce a mettere a fuoco anche da qui. Guardate, tomo piccolissime. Io mi trovo molto meglio con le tomo che con le Mikawa Shironagura. Molto grossolana. E adesso vediamo subito, intanto scelgo la parte che è chiaramente questa con i kanji, la parte più lavorata, perché ricordatevi le pietre vanno lappate sempre, tutte, anche le tomo. Sto dicendo, tanto sto prendendo una vaschettina dove far cadere l'acqua e una diamantata, aspetta, ve la metto sotto la telecamera. Allora, la diamantata ve la faccio, vediamo se riesco a farvelo leggere. La diamantata è Sharpal, vedete un lato grossolano 3,25, un lato fine 1.200. Per fare questo è il 3,25, questo è il 1.200, si vede proprio a occhio la differenza. Per fare questo lavoretto uso il lato 3,25. Quindi bagno bene la pietra. Chiaramente la lappatura in questo caso mi serve molto molto poco, giusto per levare la parte più grossolana. Quello che mi serve è la smussatura, anzi parto proprio da qui, la smussatura degli spigoli, quindi uno, due, i due spigoli lunghi. Intanto mi rendo conto che la pietra, per esempio,
tira fuori fanghiglia immediatamente. La pietra non sembra molto dura, infatti reagisce con facilità alla diamantata. È vero che questa è una signora diamantata, eh? Ah, ecco qua. Ah, ecco qua. Stavo dicendo, io mi trovo meglio con le Tomo rispetto alle Mikawa. No, Mikawa Shironagura sono pietre che vengono da una cava ben precisa, mentre le Tomo non sono altro che frammenti di pietre che possono essere usate, anzi che vengono normalmente usate come pietre di base, come toishi, quindi pietra su pietra. Allora, questo qua servirà dopo. Allora, ho preso come pietra di base una Nakayama abbastanza dura, comunque almeno come durezza è un livello 5. Non è una durezza esasperata, però è decisamente dura. Gli avevo già dato una bagnata anche per ripulirla. Adesso non faccio altro che prendere la mia bella Tomo grezza, quindi praticamente vorrei provare a fare un'affilatura, una scaletta a similitudine di quello che si fa con le Mikawa Shironagura con Botan, Tenjo e Megiro, no? Una scaletta classica. Poi qualcuno vuole aggiungere anche la coma. Io sinceramente la coma la metterei prima della Megiro, perché tra le due ho sempre reputato più fine la Megiro della coma. La coma ha altri vantaggi, è molto più veloce, eccetera eccetera. Per cui adesso classico col dollaro. Eccolo qua. Vabbè, comunque si vede, no? Classico col dollaro e cominciamo. Ripeto, questa, ecco, l'avevo detto e non lo faccio, questa è un test, questa non è una vera affilatura. Adesso mi interessa di più valutare le capacità della pietra, in questo caso delle Tomo, piuttosto che arrivare ad un rasoio perfettamente affilato. Adesso mi interessa vedere come queste pietruzze lavorano. Quindi ripeto, a similitudine delle Mikawa, cioè a similitudine dell'affilatura su Mikawa e Shironagura, ho preso una pietra di base dura e fine su cui farò ruotare queste tre nuove pietre per vedere in effetti se la granulosità indicata dal venditore corrisponde poi nella realtà, quindi vedendo i marchi di affilatura, vedendo un po', sentendo come si comporta. C'è un po' di sporco sulla pietra, sento qualche granellino ogni tanto, non tantissimi, ma forse la pietra non era perfettamente pulita. Comunque, questa pietra è indicata con un grit equivalente a un 2000. Sinceramente mi sembra, alle prime impressioni, a vibrazione, non mi sembra grossolana come la 2000, mi sembra leggermente più aggraziata, perché non sto sentendo vibrazioni grossolane. La come si dice, l'affilatura, il passaggio su pietra è bello felpato, è bello morbido, il rasoio sta scorrendo bene, non sento rugosità, non sento quelle vibrazioni tipiche del basso grit. Allora, avete fatto caso, come al solito, fino adesso sono andato a cerchietti per amalgamare per bene. Adesso invece sto andando con il solito
sali e scendi in diagonale. Non mi ero reso conto che la pietra non era inquadrata bene. Allora, che adesso mi interessa veramente vedere il marchio di affilatura. Chiaramente gli sto dando un po' di tempo per lavorare, quindi anche se è un test, insomma, voglio che il test sia realistico. Sto vedendo, è difficile, forse per voi avendo meno contrasto nell'immagine rispetto a quello che io vedo qui dal vivo, però vedo che, guardate, forse ce la fate a vederlo anche voi. Vedete la differenza di colorazione che c'è tra questa fanghiglia un po' più lavorata e quest'altra? Quindi effettivamente c'è velocità, effettivamente c'è abrasione di materiale. Vedete, guardate anche qui facendo lo stesso giochino su quest'altro lato, vedete, la fanghiglia già è scura di partenza, però si riesce ad apprezzare il cambio di colore. Comunque non è semplicissimo, ecco, ecco, questo è un vantaggio per esempio delle Mikawa Shironagura. Facendo una fanghiglia totalmente bianca è semplicissimo vedere la limatura d'acciaio che si accumula nell'impasto. Qui si parte già da una colorazione molto molto scura, per cui, ma se vi fidate è molto più facile vederla così dal vivo, per me, piuttosto che voi che state guardando il filmato. Ok, la fanghiglia è densa, grassa, è quasi fosse della polvere di pietra impastata nell'olio anziché nell'acqua. Non mi viene l'aggettivo preciso. Ecco, l'unica è grassa. Non è una fanghiglia evanescente, non è una fanghiglia diciamo leggera, è molto molto fluida. La consistenza dello yogurt non quello solito, solito. Si vede che sono le 7 del mattino, ancora sto rimbambito. Yogurt tipo quello da bere, per capirsi, non lo yogurt in vasetti. Quella sarebbe una fanghiglia sbagliata comunque, a prescindere dalla pietra utilizzata. Va bene lavorare a fanghiglia, a me piace tantissimo, anzi è il metodo che preferisco di più, ma non va bene quando la fanghiglia è troppo densa, perché lì veramente il filo torna indietro. Allora, mi fermo un attimo, prendo la bottiglia, lo spruzzino con l'acqua per pulire il rasoio. E vi ricordo, io uso l'acqua demineralizzata. L'acqua nella mia zona è molto molto calcarea, e non va bene per l'affilatura, soprattutto quando si è in finitura, perché il calcare, soprattutto se si asciuga un po' sulla pietra, s'addensa, fa scaglie, quindi rovina un po' la qualità dell'affilatura, visto che uno spende un capitale per avere sempre le pietre migliori. Allora, intanto cambiamo. Allora, ecco qua. Sì, ecco qua, se mette a fuoco. Oh, vediamo un po'. Beh, chiaramente è in gold dollar. Quindi adesso quel filo, quella sbeccatura, non so se ci fosse anche prima. Prendiamo un altro punto. Sto scorrendo un po'. Poi è bellissimo, a me piace tantissimo fare queste prove a scatola chiusa, cioè è la prima volta anche per me, non ho nessun
nessuna esperienza su questo tipo di pietre, l'abbiamo scartate insieme, è troppo bello. Così anch'io ho la mia curiosità. Allora, filo giustamente sfrangiato come deve essere dopo aver lavorato su una 2000, per cui un filo molto molto grossolano. Come al solito sono sempre, controllo i miei 320 ingrandimenti, quindi il solito tipo di ingrandimento che uso per tutti i video. Posso salire ancora un po' fino ai 400, ma questo ormai è quello a cui ho l'occhio maggiormente abituato. Vediamo. Uh, un altro punto del rasoio, rimetto a fuoco. L'unica cosa, stupido io, che non ho controllato il rasoio prima, per cui non so se quei piccolissimi chip sul filo c'erano già da prima o se è stata la pietra. È colpa mia, non l'ho fatto prima. Però sto guardando che tutto sommato, per essere una pietra così grossolana, è abbastanza rispettosa. Ripeto, filo sfrangiato, ma vedo dei marchi di affilatura abbastanza leggeri, non troppo profondi. Ripeto, sempre nell'ambito delle, di una pietra, diciamo, per fare la prima parte, la prima sgrossatura. Si vedono tutti, vedete i marchi sono disordinati, per cui si riescono a vedere, sono disordinati perché si vedono i marchi fatti col movimento a cerchietto, quindi vanno in tutte le direzioni, quindi non solo i marchi, gli ultimi fatti quasi in verticale, quindi in leggera diagonale, ma si vedono bene anche quelli fatti a cerchietto. Beh, devo dire che la prima impressione è positiva, nel senso, una pietra veloce che abbrade bene il materiale in velocità, ma non è troppo aggressiva, è abbastanza rispettosa del filo. Ritorno un attimo sul piano di lavoro, prima che si asciuga tutta la sospensione, scusate, anziché lasciarvi il piano di lavoro vuoto, forse era meglio. Allora, aspettate, qua devo prendere la diamantata, devo togliere. Allora, sto togliendo tutti i residui di questo tipo di pietra dalla Nakayama di base. Eccola qua, sì, eccola qua, se non ricambio, eccola qua, la Nakayama ripulita dalla Monzento. E adesso andiamo con una piccola Takashima, anche qui in diretta, via l'elastico, via, ecco, carina, devo dire carina, anzi mi sposto leggermente, rifacciamo il giochino, mettiamo la vaschettina, mettiamo la diamantata, un po' d'acqua sulla diamantata, acqua sulla Takashima e stesso gioco dell'altra. Anche la Takashima subito reagisce alla diamantata. Livello di durezza più o meno uguale a quello della Monsanto. Intanto subito mi sto smussando gli angoli. Ok, leggera spianatura, lappatura della superficie, perfetto. Vi ricordo fino alla nausea, le pietre vanno lappate tutte, sempre. Queste domo, visto che dovranno fare solo fanghiglia, non meritano una lappatura, non è il caso di fare una lappatura perfetta, di spianarle, perché la lama del rasoio
non le toccherà mai, la lama del rasoio, scusatemi, non toccherà mai la superficie di queste pietre. Però è sempre, per sicurezza, è sempre meglio darla. Ecco qua, una bagnatina, metto via acqua e adesso andiamo con la Takashima. Quindi adesso dovremmo essere, stando sempre alle indicazioni del venditore, siamo nel perfetto medio grit. Quindi questo dovrebbe essere il cuore dell'affilatura. Quindi superato questo passaggio non rimane che la lucidatura del filo e del bevel. Anche qui stesso gioco, prima cerco di amalgamare bene la sospensione. Devo dire che anche questa seconda tomo ha fatto fanghiglia molto molto facilmente, molto molto morbida, chiaramente molto più morbida della pietra di base. Andiamo un po' pure qui, solito giochino di rimanere sempre nello stesso punto per far accumulare limatura. Guardate, quindi anche questa pietra, anche questo tipo di fanghiglia ha una buona capacità di asportazione del materiale. Quindi se fossi in affilatura vera, diciamo, se stessi veramente preparando un rasoio per la rasatura, questa dovrebbe essere la parte centrale di tutta l'affilatura. Quindi con la pietra precedente avrei dato una ritoccatina al bevel, quindi avrei reso di nuovo il bevel ben accuminato. Non possiamo parlare proprio di bisellatura perché il bevel era già stato formato, e se avessi avuto bisogno veramente di una bisellatura, perché per qualsiasi motivo, o perché voglio cambiare l'angolo di bevel, o perché c'è stato un incidente, una lama sbeccata, ho dovuto ribassare la lama, mi sarei affidato, la dico la verità, mi sarei affidato ad una sintetica. Guardate anche qui come si vede il cambio di colorazione, guardate, rimango sempre nello stesso punto, lo vedete? Tra questa e questa, ripeto, io la vedo molto meglio, guardo nel programma che uso per registrare, mi accorgo che l'immagine è meno contrastata, i colori sono meno contrastati, per cui per voi magari è un po' più difficile notare i cambi di colorazione. Aspetta, io girare un po' la pietra. Ok, adesso cerco di andare veloce, per quello mi affido un po' al saliscendi, vado un po', faccio un'affilatura un po' più brutale, ma ripeto, questa, guardate il cambio di colore. Buono, ripeto, questa non è un'affilatura, queste sono tutti test. Io adesso sto attento solo a particolari reazioni della pietra. Allora, devo dire, anche questa è una fanghiglia veloce e lo vedete anche voi. Quello che non potete valutare è la densità,
e devo dire che l'altra era più oleosa. Questa è una bella pietra, una bella fanghiglia ben formata, però ecco qui si sente eh, polvere di pietra in acqua, l'altra sembrava addirittura polvere di pietra in olio, tanto per eh, farvi capire la differenza di consistenza. Questa, anche se c'è una buona, ottima quantità di materiale in sospensione, questa rimane più fluida, più scorrevole, leggermente meno densa rispetto all'altra tomo. Anche qui piacevole lo scorrimento, anche se adesso con questo tipo di fanghiglia riesco a percepire maggiormente la durezza della pietra di base. Quell'altra pietra, diciamo, faceva più un effetto cuscino. Ok, forse quanto sarà passato? 2 minuti, 3 minuti che sto su questo tipo di fanghiglia, quindi sono quasi convinto, prima ancora di osservare al microscopio, sono convinto che il tempo non sia ancora quello giusto, cioè il tempo non è sufficiente su pietra, però voglio dire, scorre bene. Andiamo a vedere come sta lavorando. Eh? Allora facciamo così, come al solito. Lavatina. Io preferisco sempre pulirla la lama prima di andare a prendere carta, panno, quello che sia, perché così corro meno rischi di graffiare il filo mentre asciugo la lama. Se avessi tutta la lama sporca di fanghiglia, già la pressione delle mie dita potrebbe segnare filo o quantomeno il bevel. Quindi, come al solito, metto il rasoio a posto, cambio inquadratura ovviamente, dove cazzarola sta? Eccola! Ok, beh, grande, grande, mi sa che quella chippatura l'ho ripreso lo stesso punto, mi sa che quel piccolo chip sul gold dollar c'era già da prima. Comunque, ripeto, ecco, mi sto spostando, chiaramente per vedere più parti. Eh, c'è ancora qualche graffiotto, ma se ne sono cancellati tanti tanti tanti, riandiamo un'altra volta di qua. Sono arrivato proprio alla fine del rasoio, vedete la curvatura? Dai, guardiamo un attimo questo, perdiamo un minuto di tempo. Guardate, questa è la fine del rasoio, cioè l'inizio del rasoio, è la punta del rasoio, la punta del gold dollar. Ok, ritorniamo un po' indietro, andiamo più o meno a centro filo, su. Scusate, adesso lo rimetto a fuoco. Non è facile posizionarlo, perché a questo ingrandimento basta poco per farlo muovere. Qui siamo più o meno al centro del filo. Vabbè, ragazzi, guardate. Non la portiamo tanto per le lunghe. Vi lascio un attimo l'immagine mentre io pulisco la pietra. Guardate, eh, ha cancellato molto bene i segni precedenti. Vi ripeto, e non ci sono stato il giusto tempo. In affilatura vera ci sarebbe stato bisogno non di molto, ma di qualche minuto in più sicuramente.
Quindi questo è un risultato, diciamo, di base, sicuramente da migliorare. Ok, bello. Ah, ricordiamo, Takashima, quindi, aspettate, qui, Takashima, quindi qui stiamo parlando proprio del medio grit, anche medio basso del 4000. Non è il medio grit, per esempio, della Momijiyama, che può essere già un 7000, tanto per farvi capire, molto più fine, molto più aggraziata. Questo è un medio grit da lavoro e devo dire soddisfacente. Soddisfacente, mi piace. Oh, a questo punto, vabbè, questa è tanto per vedere, questa è una Shobudani, già anche leggermente laccata sui lati, quindi qui è solo tanto per fare un piccolo test, per vedere come va, perché come al solito tutte le pietre non sono mai uguali. Lo so che ultimamente sto dicendo sempre le stesse cose, però non è una banalità. Ogni pietra è una storia a sé, per cui non basta. Dice, sai, la Shobudani va così, la Nakatayama va così. Vedete, qui c'è un pochino di durezza in più. Sentite già dal rumore e dalla minore quantità di particolato che esce fuori. Sto smussando i quattro lati. Adesso il lato corto. Vedete com'è molto minore e molto più acquosa la fanghiglia. Ok, adesso una leggera strofinata tanto per levare eventuali impurità. Ecco qua. Ok, come al solito, aspettate, anche qui una pulitina anche la diamantata per non fare asciugare il particolato sulla pietra. Ecco qua, mettiamo via. Lo so, quelli bravi i video se li preparano prima. A me come me vengono, me vengono. Stanotte ho dormito poco, ma sono svegliato presto. Dice che faccio? C'ho le pietre nuove. Le provo. Allora se le provo faccio il video. Ok. Anche qui. Poca acqua, che anche qua banalità detta, ridetta. Le pietre giapponesi non amano essere affogate. E qui sospensione di Shobudani, che poi c'è poco da fare, c'è poco da provare. Ripeto, l'accoppiata Nakayama Shobudani è stata testata per centinaia di anni. Adesso vedete quanto è molto più difficile tirare fuori la sospensione, ma veramente guardate quanto tempo per tirare fuori poco e niente. Quindi è chiaro che adesso la durezza della pietra è maggiore, la durezza dell'atomo. Va bene che a me non ne serve molta perché devo comunque provare solo come va. Ripeto, ogni pietra è una storia a sé, per cui non posso dire ma tanto lo so come vanno le shobu sulla Nakayama. No, io devo sapere come va questa sulla Nakayama. Guardate quanto tempo ci è voluto per tirare fuori, ecco, quella che per me adesso è la giusta sospensione. Leggera, molto acquosa, poco particolato tutto sommato in proporzione all'acqua che c'è sulla pietra di base. Un attimo, non trovo che è successo. Ah, scusate,
Vedete che ho dato una botta, qui c'è il mouse qua vicino e mi si è cambiata l'inquadratura. Spero di non aver rovinato tutto il video e se no, ragazzi, portate pazienza. Ripeto, io i video non me li preparo, non li taglio, non li cucio, come viene viene. Questa, pietre nuove arrivate ieri, stamattina provate, scartate insieme, come avete visto. Allora, anche qui i primi passaggi, tanto per amalgamare la sospensione. Allora, la sospensione che è ancora più evanescente delle altre due, ma sto vedendo immediatamente una cosa. Guardate com'è impressionante la velocità di abrasione. Cioè è incredibile, eh? Guardate. No, no, si è bloccato. Ragazzi, si era bloccato. No, non ci posso pensare a sta cosa. No, adesso pare che rifunziona. Prova a starci più attento e cercherò di concludere subito il video. Volevo far vedere, guardate come abbrade questa accoppiata. Guardate, nero, completamente nero rispetto... Guardatela, guardatela. Oh, c'è una capacità di abrasione fortissima. Ragazzi, mo c'ho un pensiero a parte, sto guardando sempre il programma, la finestra del programma, per vedere se si riblocca un'altra volta. Mi dispiace, sarà un video qualitativamente fetente. Però... Ragazzi, scusate, più di questo che cosa vi devo dire? Scusate. Ovviamente non è stata voluta la cosa e sicuramente non rifaccio il video con le pietre già scartate, con le pietre già testate. Preferisco lasciarlo con tutti i difetti. Guardate, guardate, guardate come sta mangiando. Cioè, vi rendete conto? È veramente micidiale. Allora, continuo a cerchietti perché andrò a cerchietti fino alla fine, perché una delle caratteristiche della Shobudani è la grande capacità di satinatura. Quindi per avere una satinatura ordinata, il cerchietto è migliore rispetto al movimento lineare, quindi la solita X a uscire. Visto che ho in mano una pietra con una fanghiglia che satina, che dovrebbe satinare quantomeno, allora preferisco andare col cerchietto fino alla fine, così oltre a valutare il filo che produce, valuto anche il lavoro estetico sul bevel, perché poi alla fine è estetico. Se proprio la vogliamo dire tutta, diciamo che è estetico funzionale, perché una buona satinatura non è solo una questione estetica, ma un bevel ben satinato, per esempio, è un bevel molto più scorrevole rispetto a un bevel lucido. Quindi fare una buona satinatura non significa fare solo qualcosa bello da vedere ma non funzionale. Nella satinatura c'è funzionalità e la funzionalità, ripeto, deriva dal fatto che un bevel satinato, quindi un bevel con la superficie rugosa, fa passare l'aria, quindi anche a contatto, il bevel a contatto di pelle, quelle micro rugosità consentono comunque all'aria di passare tra lama e pelle e il filo, la rasatura, il rasoio, chiamato come diventa più scorrevole, soffre meno del famoso effetto sticking, quindi un effetto adesivo sulla pelle del filo, del bevel, scusate,
che tende ad appiccicarsi e limita la scorrevolezza. Quindi so che molti amano le finiture lucide, anche quelle sono belle da vedere quando uno prende il rasoio in mano, lo apre e vede quel lampo di luce sul filo, è bello. Adesso con micro bevel, con bevel molto bassi, molto piccoli, va benissimo anche quel tipo di finitura. Ma se poi invece andiamo a rasarci con un rasoio che ha un bevel importante, magari un near wedge, che proprio per le caratteristiche di molatura su un near wedge difficilmente si riesce a ottenere un micro bevel. Quindi con un bevel più altino, secondo me, la satinatura, la finitura satinata è da preferire per l'aspetto scorrevolezza. Ok, anche qui adesso sto simulando veramente la finitura, per cui sto molto leggero. Speriamo che non si riblocca più il maledetto. Ragazzi, scusatemi proprio, ci sto rimanendo veramente male, però cama fa, l'uomo è nato per soffrire. Ok, mi fermo qui perché già si dovrebbe capire come ha lavorato questa fanghiglia. Allora, come al solito, anche qua. Eccoli qua, ho pulito il rasoio, adesso lo asciugo. Allora, cerco sempre di prendere parti pulite dello Scottex. Ok, vado a rimetterlo. Aspettate che poi sì, se non cambio inquadratura. Oh, aspettate, cerco di mettere la messa a fuoco sul filo. Beh, ragazzuoli, bella prova. Ma non la mia, la pietra. Bella prova veramente. A prescindere dalla satinatura che ancora non è perfetta, ma ripeto, siamo passati praticamente dalla bisellatura alla finitura in 40 minuti. Levateci il tempo perso per le chiacchiere, per mettere sotto il microscopio, quello è bloccato. Insomma, ci sarebbe stato bisogno di più tempo in ogni singola fase. Questa finitura è solo accennata. Diciamo che con 5 minuti in più sulla pietra precedente, sulla Takashima, con 5 minuti in più su questa Shobudani, il risultato sarebbe stato nettamente migliore. Ma già così lo considero un ottimo risultato a questo ingrandimento. Guardate quel filo. Teso, dritto, come una corda di violino. Qui guardate l'assenza di bave, l'assenza di filo morto, l'assenza di filo ritorto, quindi un'ottima fanghiglia con un grosso potere abrasivo, con la sufficiente densità per portare via i residui d'affilatura dal filo, quindi lavorare sempre, abbiamo lavorato sempre sul filo pulito, che è una gran comodità. Bello 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 quel filo. So che spostare un attimino, ma c'è qualche sgraffione, si vede. Qua se ne vedono degli altri. Sì, dice, se non metti a fuoco che guardiamo? Vabbè, avete ragione. È che io ormai sono talmente abituato. Anche qui, bevel ancora da pulire, ma filo praticamente perfetto. Voi dovete calcolare una cosa.
manca ancora la coramella, per cui quelle minime imperfezioni che adesso si vedono a 320 ingrandimenti non sono nulla, ma assolutamente nulla. Io continuo a guardare il filo, lo so, però purtroppo muovendo il rasoio si perde la mette a fuoco. Il filo è bello, teso, tirato, mi piace. Beh ragazzi, non la faccio troppo lunga. Ve le ricordo ancora, come pietra di base una Nakayama dura, una Nakayama di livello 5. Poi dopodiché su questa Nakayama hanno rotato una Monsento, hanno rotato una Takashima e hanno rotato una Shobudani, quindi un po' a similitudine di quello che si fa con le Mikawa Shironagura, no? Immaginate Botan Tenjo e Mejiro, più o meno il grado di abrasività e scusate, la grossolanità della pietra, delle tre pietre sono le stesse. Questa la grossolana quanto una Botan, grossolana quanto una Tenjo e grossolana quanto una Mejiro, quindi siamo lì. Però ho visto molta più velocità rispetto alle Mikawa Shironagura. Eccomi qua. Quindi, primissime impressioni sulla pietra, ripeto, scartate insieme a voi 40 minuti fa, 45 minuti fa. Ottime tomo, devo dire. Sono le classiche pietre, poca spesa, tanta resa. Queste sono pietruzze da 20 euro, 25. Il problema è che poi dal Giappone bisogna metterci pure un minimo di spese doganali, per quello a queste tre che abbiamo usato oggi ci ho aggiunto questi due strati Tomae, che ultimamente a me è uno strato che mi sta facendo impazzire. Mi piace tantissimo e appunto volevo vedere come andavano ste pietre. Ragazzi, basta con le chiacchiere, perché come al solito se no poi il video mi viene sempre tenora. Avevo detto che non avrei fatto più test, non avrei fatto più presentazioni di pietra, ma quest'anno sarebbe stato l'anno delle affilature personali fatte in compagnia anziché soletto nella stanza. Però quando c'è qualche novità mi piace farla vedere, perché magari qualcuno potrebbe dire: ah, vedi, la stavo cercando una pietra così. Quindi se posso anche lì dare una mano, perché no? Volentieri. Quindi, ciancia le bande. Dove sta? Ah, e devo andare sul termine registrazione. Spero che a qualcuno possa avere interessato il video, se no ciccia chi rimane, come si dice. Ce l'ho scritto in petto. E quindi, se vi è piaciuto bene, se no non posso piacere a tutti. Con quest'ultima cavolata vi saluto, un ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo per il prossimo video. Ciao popolo!